Dopo circa 2 mesi Jannik Sinner torna numero 1 del mondo, quindi scavalca Carlos Alcaraz, decisivo il successo ottenuto dal tennista altoatesino in finale nel Master 1000 di Parigi contro il canadese Félix Auger-Aliassime, battuto in 2 set 6-4, 7-6, una partita di fatto dominata dal tennista altoatesino. Il secondo set è stato abbastanza combattuto, devo dire, e non è stato un match come quello contro Zverev, che aveva anche qualche problema fisico chiaramente, ma Sinner ha dominato nettamente la partita. Il nuovo numero 1 del mondo l'ha incanalata subito nella sua direzione, subito in suo favore, ed è stato molto bravo. Nel secondo set invece ha sofferto un po' di più, ma sofferto comunque in maniera abbastanza relativa, perché alla fine non ha avuto veri e propri momenti di difficoltà Sinner. Si è arrivati al tiebreak, dove effettivamente poteva comunque accadere di tutto e Aliassime avrebbe potuto riaprire la partita per portarla al terzo set, ma così non è stato. Sinner ha centrato questo successo molto importante, che quindi gli permette di tornare, come ho già detto, in testa al ranking davanti a Carlos Alcaraz. Bisogna dire che Sinner deve anche ringraziare lo spagnolo, che è uscito a sorpresa nel primo turno dello stesso Master 1000 di Parigi contro il britannico Cameron Norrie, e grazie a quella sconfitta prematura di fatto Alcaraz ha spianato la strada a Sinner per tornare numero 1 del mondo. Poi il resto l'ha fatto Jannik e non è stato affatto semplice, perché comunque deve sempre confermarsi, le partite si giocano e si devono vincere, quindi mai nulla è scontato. Certamente però Sinner, senza il suo avversario principale, ovvero Carlos Alcaraz, che finora è stato l'unico in grado di metterlo veramente in difficoltà in questa stagione, oltre ai vari problemi fisici che ha avuto in diversi frangenti, difficilmente avrebbe potuto perdere questo torneo, se non eventualmente per altri acciacchi che fortunatamente non si sono verificati. A questo punto il ranking aggiornato recita: Jannik Sinner primo con 11.500 punti, Carlos Alcaraz secondo con 11.250 punti, uno scarto molto molto irrisorio di 250 punti, che però lascia ancora tutto aperto in ottica lotta per il numero 1 del ranking a fine anno. Questo perché? Perché chiaramente Sinner deve scartare 1.500 punti nelle ATP Finals di Torino, e non sono affatto pochi, dato che l'anno scorso le vinse, e quindi dovrebbe assolutamente rivincere il torneo come minimo per confermarsi numero 1 del mondo, ma poi dipenderà molto anche dal risultato che riuscirà a fare Carlos Alcaraz all'interno della stessa competizione, dove dovrebbe arrivare in condizioni migliori rispetto a quelle in cui si è presentato a Parigi. Tra l'altro Alcaraz anche ha avuto qualche acciacco fisico già dallo US Open, poi successivamente in altri tornei, e addirittura è stato costretto a saltare Shanghai proprio per cercare di arrivare al meglio nella parte conclusiva della stagione. A Parigi si è presentato, non è stato al top della forma, altrimenti credo che neanche sarebbe stato eliminato da Norrie, perché comunque Alcaraz, se gioca 10 volte con Norrie, lo batte almeno in 9 occasioni. Alcaraz è nettamente superiore a Norrie, così come Sinner. Ripeto, loro due stanno facendo il vuoto e sono nettamente superiori rispetto a tutto il resto della concorrenza. L'hanno dimostrato nel corso della stagione, sono spartiti 4 slam, 2 a testa. Sinner ha fatto tutte le finali, Alcaraz ha mancato la finale dell'Australian Open, quindi forse su cemento non dico fa più fatica, perché voglio dire ha vinto lo US Open, quindi sarebbe folle dire che fa più fatica, però diciamo che Sinner lì può recuperare qualcosa, come è stato anche adesso. A questo punto la lotta per il titolo di numero 1 del mondo si sposta alle ATP Finals di Torino, che avranno luogo tra pochi giorni appunto nel capoluogo piemontese. Sinner, per restare numero 1 del mondo, deve assolutamente vincere le ATP Finals, come ho già detto. Ci sono diverse combinazioni che si possono prestare a beneficio di Sinner. Se Sinner vince le ATP Finals con una vittoria nel suo girone, può restare numero 1 del mondo nel caso in cui Alcaraz non vinca nessun match a Torino alle ATP Finals. Quindi lo scenario più complicato, mi sembra, perché chiaramente Alcaraz già è difficile che esca il girone, come è successo l'anno scorso, figuriamoci uscire senza vincere alcuna partita. Altro scenario possibile è quello in cui Sinner vince le ATP Finals con 2 vittorie nel girone e Alcaraz non vince 2 partite nel girone. Già uno scenario leggermente più verosimile, con Sinner che vince 2 partite nel suo girone. Sinner potrebbe vincere tranquillamente tutte e 3, così come anche Alcaraz, bisogna dirlo. Quindi se Sinner vince quelle 2 partite, Alcaraz non ne deve vincere 2. Quindi con una vittoria soltanto di Alcaraz nel girone e Sinner vincitore delle ATP Finals, allora l'altoatesino riuscirebbe a mantenere il primato nel ranking ATP.
Altro possibile scenario, Sinner vince le ATP Finals con tutte le vittorie nel girone da imbattuto, quindi praticamente vincendo tutte le partite fino alla finale, delle 3 dei gironi, la semifinale e la finale. In quel caso Alcaraz, sicuramente Sinner avrebbe un margine leggermente maggiore e credo che comunque questo possa essere uno scenario molto più verosimile. A quel punto Alcaraz, con Sinner che rimane imbattuto fino al trionfo finale di Torino, all'eventuale trionfo nella finale di Torino, Alcaraz non dovrebbe vincere 3 partite nel suo girone, oppure non arrivare in finale. Quindi o non vince 3 match nel girone, oppure non raggiunge la finale. Una serie di combinazioni particolari, però l'ultima direi che è quella più possibile. Sinner che resta imbattuto alle ATP Finals credo che possa essere possibile, anche perché comunque semifinale e finale le deve vincere per forza. Il nodo è nel girone, il girone io credo che comunque adesso le devono ancora sorteggiare, ma chiaramente essendo numero 1 e numero 2 del mondo saranno dalle parti opposte, quindi non credo ci sia questo problema. Sinner può tranquillamente restare imbattuto alle ATP Finals e può anche arrivare a conquistare il titolo. La questione per quanto riguarda il numero 1 del ranking è strettamente legata alla prestazione di Carlos Alcaraz, quindi qualora Alcaraz dovesse commettere qualche inciampo e addirittura non raggiungere la finale, che tutti ci aspettiamo, perché parliamoci chiaramente, tutte le persone si aspettano che il numero 1 del mondo si vada a giocare proprio nella finale tra i due, anche se chiaramente qualora arrivassero entrambi in finale il numero 1 già sarebbe assegnato prima, perché Alcaraz per il numero di punti conquistati tornerebbe in vetta al ranking a discapito dell'Alto Atesino. Tutti ci aspettiamo questa finale, non è scontato. Se nel periodo dello US Open era chiaro che Alcaraz avesse qualcosa in più, come dimostrato a Cincinnati, anche se a Cincinnati Sinner non era al meglio delle condizioni perché aveva avuto dei problemi fisici. Allo US Open ha fatto molto bene Sinner, ma ha fatto benissimo Alcaraz e quindi ha dimostrato di avere qualcosa in più, tant'è che poi ha portato a casa il successo, detronizzando il campione uscente. A questo punto però credo che in questa parte di stagione, proprio nelle ultimissime settimane, stia leggermente meglio Sinner. È ovvio che da qui alle ATP Finals mancherà ancora qualche giorno, quindi è tutto in divenire e tutto può cambiare nell'arco di una giornata di poche ore. Abbiamo visto, soprattutto con Sinner, basta una giornata storta per far saltare il banco in positivo o in negativo. In positivo, chiaramente, se la giornata storta c'era il tuo avversario o un piccolo momento di defiance. Vedi a Wimbledon contro Dimitrov, era una partita che Sinner stava praticamente perdendo, 2-7 sotto. Dimitrov si infortuna e Sinner invece alla fine passa il turno. Quindi basta veramente un nulla, anche di poco, per ribaltare la situazione. Fatto sta che la corsa al numero 1 nel ranking adesso è più calda che mai, intanto ci godiamo Sinner che è tornato in testa, è il nuovo numero 1 del mondo, speriamo che riesca anche a concludere il 2025 in testa al ranking, così come fatto nel 2024, per poi proiettarsi al meglio all'Australian Open, dove dovrà difendere un altro bottino pesantissimo di punti, visto che l'anno scorso lo ha vinto esattamente come fatto nel 2024. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti!